Amici del Portale del Verde, buongiorno, guardate come sono felice oggi, come potrei non esserlo qui in mezzo a questo ben di Dio. Qui alle mie spalle ci sono centinaia, migliaia di orchidee. Siamo all'orchideria di Morosolo insieme a Giancarlo Pozzi, che oggi ci parlerà di uno dei, diciamo così, dei problemi che di solito abbiamo noi amanti delle orchidee, che è quello della non fioritura, no Giancarlo? Al contrario di quello che si vede qui, capita a volte che la nostra orchidea non fiorisce. Perché? Perché sicuramente c'è un problema. Allora, lo scopo delle piante è di produrre i semi per riprodursi, e per fare i semi deve fare i fiori, cioè la fioritura è lo scopo delle piante. Lo scopo principale, la priorità delle piante è quella di fare i semi, che si fanno attraverso i fiori. Allora, se non fa i fiori è qualcosa che non va, sicuramente, perché lei ce la mette tutta per fiorire. Se non fiorisce è qualcosa che non funziona. Oggi c'è un sacco di gente che gli rifioriscono, e se gli domandate a questi qui che gli rifioriscono cosa gli fai, vi diranno tutti niente, e è così. Devi avere le condizioni adatte, di luce, temperatura, umidità, bagnatura, colcimazione, l'ambiente giusto, e la pianta deve stare bene, cioè se la pianta ha problemi chiaramente non fiorisce. Perciò tutte quelle che noi vediamo qui stanno ottimamente bene. C'è un sacco di gente che mi dice: ma come mai la mia orchidea non fiorisce? Come mai non lo so, devi saperlo te, come faccio io a sapere a casa tua com'è la tua cena? Però c'è un bellissimo aneddoto di George Unterkofler, che è morto nel settembre del 2014 all'età di 88 anni, fantastico personaggio, il più bravo coltivatore di orchidee che ho mai conosciuto. Lui aveva una serra bellissima a Bolzano, aveva più di 500 vanda per hobby e un sacco di altre orchidee, ma orchidee così belle non ho mai visto da nessuna parte. Tutte le volte che c'era una mostra a Bolzano mi portava alla sua serra a vedere tutte le sue orchidee, e c'era sempre tante vanda fiorite, ma ce n'era anche tante non fiorite. E camminando nella serra, perché lui le conosceva bene tutte una per una, quella non fiorita mi diceva: questa qui è viola, questa qui è rosa, questa qui è una che non ha mai fiorito, la tengo da conto, questa qui è un'altra che non ho mai fiorito, che tengo da conto. E una volta gli ho detto: ma scusa, perché tieni da conto queste qui che non sono mai fiorite? Lui mi diceva: perché queste qui non sono mai fiorite, e poi quando fioriscono, fanno che tutti i fiori che non ho fatto prima. Quindi sì, quindi allora è un bel sistema per mandare giù il boccone amaro della non fioritura. Esatto. Comunque sia, se non fiorisce c'è qualche problema, ma noi non potete andare a dire come mai la mia pianta non fiorisce. È come se uno va dal dottore e gli dice: no, non vado dal dottore, gli telefono al dottore e dice: non sto mica bene, cosa c'ho? Certo. Bisogna vedere le condizioni ambientali. Quindi allora per esclusione cominciamo a fare un mini elenco. Sono temperatura, abbiamo detto. Luce e temperatura. Luce e temperatura sono i due principali. Sì, magari un po' più di luce e contemporaneamente qualche grado in meno di notte, soprattutto di notte, uno sbalzo di temperatura giorno-notte è molto favorevole. Un po' più di luce, un po' più bassa la temperatura di notte è un ottimo stimolo alla fioritura. Per esempio, concimi molto azotati inibiscono la fioritura. Se una pianta non fiorisce, potrebbe essere che date concimi con molto azoto. Anche questo potrebbe essere. La vegetazione a scapito della fioritura. Può essere, lo so, anche l'umidità, se l'ambiente è troppo secco, ma può essere mille motivi, se la pianta ha dei problemi di parassiti, di funghi, così, e allora ha altre priorità. E in questo caso bisogna capire qual è il problema, però la domanda come mai la mia orchidea non fiorisce. Allora, io personalmente ho capito il messaggio che ci ha mandato oggi Giancarlo, quindi osserviamo, guardiamo la nostra pianta, ma soprattutto guardiamo ciò che abbiamo fatto con la nostra pianta. Giancarlo ci ha dato due ottimi consigli. Guardiamo anche l'escursione termica fra notte e giorno, quindi questo potrebbe favorire, e controlliamo anche il concime, l'azoto, sì, giusto? Concimi con troppo azoto hanno la capacità di inibire la fioritura. Quindi cominciamo da queste due cose. Prendiamoci il tempo, come io amo spesso dire, e andiamo a controllare le nostre piante. Vedrete che fioriranno. Qui dall'orchidieria di Morosolo vi salutiamo, vi lascio con questa splendida fioritura, visto che stiamo parlando di fioriture, e vi invito a mettere un bel pollice all'insù se questo video vi è piaciuto e di condividerlo nei social. Ciao e al prossimo video.